Chiunque dissenta ci accusa di codardia e ci accusa di parassitismo che nutre perplessità verso i vaccini dichiaratamente sperimentali. E poi invece c'è una propaganda per omissione che censura le notizie scomode, ad esempio la sperimentalità del vaccino, quantunque dichiarata dal bugiardino. Sono sperimentali i vaccini, punto e basta. E altro. E questa propaganda per omissione cerca di impedire un discorso globale in cui tutti i puntini si uniscono per rivelare questo disegno di controllo. Vediamo in televisione come discutono allo sfinimento teorie discutibili come l'immunità di gregge, senza porsi mai domande essenziali come ad esempio: com'è possibile che un'emergenza sanitaria diventi un'emergenza politica? È il tema fondamentale. Infine c'è una chiusura totale delle frontiere per quanto riguarda l'informazione. Voi sapete che ci sono due narrazioni che fanno le televisioni mainstream. La prima, che siamo minacciati in qualche modo di applicare in Italia, se non ci vaccineremo, il modello austriaco o quello australiano. Quindi in qualche modo un'altra paura in più. E la seconda invece, siamo bombardati di notizie di notizie tragiche su tutti quei paesi come i paesi nordici che non hanno fatto il lockdown e avrebbero oggi una situazione pandemica ingovernabile. Le due narrazioni, o da parte o dall'altra, ci prendono in qualche modo sempre alla gola. E alla fine, grazie a testimonianze dirette di chi viaggia o contatti sul posto, veniamo a sapere che la situazione italiana è la peggiore di tutte. Non a caso il Washington Post scrive che l'Italia è un laboratorio politico mondiale dove per la prima volta si sperimentano limitazioni dei diritti che non sono state mai applicate in nessun paese, e le elite che hanno ideato il grande reset non fanno che incontrarsi per coordinare la loro azione. Noi invece brancoliamo nel buio per cercare di capire qualcosa e soprattutto cosa accade nel mondo. Abbiamo lanciato in questi giorni a Torino una consulta permanente per studiare l'evoluzione della pandemia, ma sarebbe ancora più importante un coordinamento internazionale per avere in tempo reale il quadro dell'evolversi della situazione. Per questo oggi accogliamo con entusiasmo Robert Kennedy, che saprà illuminarci con la consueta lucidità allo stato delle cose. E vorremmo chiedergli se sia possibile instaurare un rapporto permanente di riflessione e di scambio con la sua associazione. Grazie Robert, a te! Allora, prima di dare il benvenuto all'avvocato Kennedy, mi è stato detto di dirvi è una manifestazione statica, quindi non è un corteo, dovete cercare di tenere le distanze, insomma fate... No, più basso. Sì, grazie. Libertà! 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 Freedom! 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 Libertà! Ciao amici, grazie per essere qui. Mi chiamo Senta, sono la presidente di Children's Health Defense Europa, l'organizzazione di Robert Kennedy Jr. in Europa. E vi voglio dire, il mio italiano non è perfetto, però penso che voi mi capite. Grazie. Prima di tutto vi ringrazio di essere qui. Noi abbiamo provato a organizzare questa venuta di Robert Kennedy in una settimana di tempo. Ieri eravamo in Svizzera perché c'è il referendum
contro le misure, la legge pandemia, diciamo, e vogliamo sostenere la democrazia, no? Quindi è per quel motivo che stiamo qui oggi in Italia. Poi anche a me io ho un motivo speciale perché io amo l'Italia, sono venuta per 20 anni. È un pochino il mio paese di cuore. E il mese scorso sono andata a Roma, c'era un evento al Senato, l'International Covid Summit, e mi è dispiaciuto tanto vedere come è successo così in un anno di tempo. Non vedo più la gioia. Cosa succede in Italia? Cosa succede nel mondo? Adesso sono molto felice di vedervi tutti qui. Grazie per essere venuti in ultimo momento. Libertà! 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 Guarda, io ho 2 figli, uno si chiama Paolo, l'altro Matteo. Sono un po' italiani. Allora, è anche per loro che sto qui, come voi tutti. Siamo qui per i nostri figli, per il loro futuro. E quello Green Pass condanna il nostro futuro. Quindi dobbiamo assolutamente, non abbiamo la scelta, cioè non si tratta di aspettare che le cose vanno meglio, no. Dobbiamo fermare tutto questo adesso, subito. No Green Pass! 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 Io voglio dire qualcosa. L'anno scorso Robert Kennedy Jr. è venuto a Berlino. C'era 1,5 milioni di gente. Era pieno. La stampa non ha detto niente, non c'era Kennedy, sono 30.000 magari. E lì ho capito quanto era grave la situazione. Però a quel momento lì penso tanta gente hanno capito quello che stava per succedere, cioè quello che succedeva, quel colpo di Stato, come lo dicevo, quel coup d'état, colpo di Stato internazionale. Oggi dobbiamo agire, oggi è venuto il momento di creare questa alleanza internazionale. Io ho fatto dall'anno scorso adesso magari 15.000 chilometri in tutta l'Europa, non prendo più l'aereo, senza Green Pass, senza Passenger Locator Form, senza niente. E quando passo alla dogana faccio sempre un bel sorriso, perché è il mio diritto fondamentale. Io, esercitando quel diritto, i miei diritti, faccio anche rispettare la legge. Quindi io mi sento giusta in quello che faccio. Non è facile, però penso che anche voi tutti lo potete fare e così lo possiamo anche condividere con tutti i nostri amici. Penso che adesso le cose stanno per cambiare, c'è una possibilità, però non dobbiamo aspettare, non molliamo, non molliamo! La gente come noi.
La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Grazie, non molliamo, non molliamo. Penso che adesso, per esempio negli Stati Uniti, ci sono diversi stati dove veramente vogliono fare un cambiamento. Governatori che non accettano le cose, le misure, la politica di Biden. Ci sarà anche un libro, non è per questo che siamo venuti, perché ancora non c'è nemmeno in italiano, però Bobby ha scritto un libro su il colpo di Stato contro la guerra che c'è contro la democrazia e la salute pubblica. Lì ci sono più di 2000 referenze, no? È molto importante perché noi abbiamo il potere di far andare via tutta questa gente, tutta questa mafia, non so come dire, tutte queste organizzazioni. È adesso che dobbiamo farlo. Magari cadono prima negli Stati Uniti e poi devono anche cadere qui, in Europa, in Italia, in Francia, in Belgio, in Germania, in Svizzera, dappertutto. Ma con un pochino di delicatezza, no? Siamo gente elegante. Allora, adesso vi vorrei, giustamente, adesso che stiamo parlando di Draghi e del ruolo delle banche centrali, perché quel discorso non c'è mai. Guarda, questa mattina era pieno di giornalisti, anche dei mainstream media, o vecchia media, diciamo, alla conferenza stampa. E poi quando ha parlato la nostra amica Catherine Austin-Fitz, sono tutti scappati via, tremavano con il microfono in mano perché c'era subito un'informazione che magari non può uscire, ma comunque esce, e anche se non siamo qui in piazza, esce va in onda, anche, non ci fermeranno, l'informazione ci saranno comunque. Quindi sono molto... Sì. Sono molto felice di avere con noi oggi la mia grande amica Catherine Austin-Fitz. Lei è Superman, diciamo, super donna. No, Schwarzenegger non c'entra niente con quella, È una... è una bomba, è nucleare, semplicemente. Allora, ok, I think Catherine si presenta e poi c'è la nostra amica che fa la traduzione. Grazie, ci vediamo, a presto. It is so wonderful to return to Milan, but to see so many people celebrating freedom. Thank you. È meraviglioso ritornare a Milano e vedere così tante persone qui riunite a celebrare la libertà. I travel and I communicate all over the world, and all over the world people appreciate how hard the Italian people have been fighting and how clearly you've been fighting the Green Pass. Viaggio in tutto il mondo e dappertutto il popolo italiano, l'Italia è apprezzata per quanto sta attraversando e per quello che state facendo per combattere il Green Pass. The Green Pass has nothing to do with health. Il Green Pass non ha nulla a che fare con la salute. In August 2019, the central bankers of the G7 gathered
in the United States in Jackson Hole and voted for the going direct reset. Perché nell'agosto del 2019 i 7 gruppi centrali più importanti dei banchieri degli Stati Uniti si sono riuniti nel G7 e hanno deciso di decretare questa situazione. The plan was designed by a group of central bankers working through the BlackRock Investment Institute. Attraverso l'istituto di investimento BlackRock sono stati proprio questi investitori a creare questa situazione. In the going direct reset, the central banks would inject significant amounts of money into selected parts of the economy over the next 2 years. Nei successivi 2 anni i più grandi banchieri avrebbero dovuto iniettare fondi in settori specifici selezionati. The money started being injected in September 2019, and in March, the shutdown of the economy meant that economy had a shopping spree. Quindi nel settembre del 2019 hanno iniziato questo trasferimento di risorse finanziarie e poi ecco che nel marzo 2009 c'è stato questo crollo dell'economia dove poter poi esercitare il loro piano. As small businesses shut down all over the world and farmers were shut down all over the world, that money was available to buy assets at distressed prices. Proprio perché le piccole attività, le piccole aziende, le attività agricole hanno cominciato a crollare e a chiudere, ecco che i grandi potevano rilevare le loro attività e fare il cosiddetto shopping. The central bankers were able to centralize control of tremendous amounts of wealth. E quindi i banchieri centrali sono riusciti a centralizzare il potere e il controllo su un'enorme quantità di denaro. But most important, they were able to break through the balance of power from the last 100+ years. Ma la cosa più importante, sono riusciti a destabilizzare quell'equilibrio che si era ormai consolidato in centinaia di anni. For many generations, there has been a balance of power between the bankers and the electorate. Quindi cosa è successo? Che per molti anni c'era stato questo equilibrio di potere tra la parte finanziaria e la parte industriale. The bankers run monetary policy and the people vote for their representatives who run fiscal policy. Quindi da una parte i banchieri stipulavano le politiche finanziarie e dagli altri le persone votavano quelli che avrebbero poi controllato la parte fiscale di quello che era la parte finanziaria. And now the central bankers are moving to control both in a financial coup d'état. E adesso in un colpo di stato finanziario i banchieri centrali più importanti stanno avendo il controllo di entrambe le parti. For many centuries, this is not the first time that plague laws have been used to centralize control. E non è la prima volta nei secoli che è stato utilizzato questa situazione per avere un controllo finanziario. Control of transportation. Controllo dei trasporti. Control of labor. Controllo della forza lavoro. Control of banking. Controllo del sistema bancario. But this time it's different. This time, if they can create an all-digital financial transaction system, they can move us back to slavery. Ma questa volta è diverso, perché se sono in grado di controllare tutto il movimento finanziario da un punto di vista digitale, potranno riportarci di nuovo a uno stato di schiavitù. The Green Pass is just a piece of putting together a financial transaction system that will end currencies for the general population. Quindi il Green Pass non è altro che un tassello che fa parte di questo sistema per poter monopolizzare le valute e avere un sistema finanziario totalmente controllato da loro. The central bankers will have direct control of your and my banking account
and they can take taxes when they want and they can raise taxes when they want. Quindi i sistemi finanziari e bancari centrali avranno totale controllo di tutte le transazioni del mio conto, del vostro conto, e potranno a quel punto anche arrivare a una imposizione fiscale a loro piacimento. For many years they have used divide and conquer to centralize control. Per molti anni hanno utilizzato un sistema di moneta diviso e anche una concorrenza tra le varie monete proprio per distribuire questo equilibrio e questo controllo. Men against women, black against white, and now vaccinated against unvaccinated. Quindi anche questi conflitti, uomini contro donne e neri contro bianchi e ora vaccinati contro non vaccinati. Questo è il sistema. But when they control the bank accounts of the vaccinated and the unvaccinated, they will strip all assets and all family wealth from all of us. Ma quando controlleranno i conti dei vaccinati e dei non vaccinati, quello che faranno è che ci porteranno via tutto il nostro patrimonio, i nostri assets, le nostre proprietà. Our greatest wealth, where is our greatest wealth? Ma dov'è il nostro grande benessere? Our greatest wealth is our children. Il nostro benessere, il nostro patrimonio vero sono i nostri figli. The way you build a great civilization is one child at a time. E il modo in cui si crea una grande civiltà è un bambino alla volta. So we stand and we celebrate and we fight for freedom, but more than anything, we fight for the children. Quindi noi ci imponiamo, ci distinguiamo, stiamo in piedi, ci supportiamo per combattere, ma soprattutto per combattere per i nostri figli, per i nostri bambini. So it is my great privilege to turn the mic over to someone who has done as much as any man on the planet to defend and protect and fight for our children and their future, a man who needs no introduction. Can anyone guess who I'm talking about? È un piacere per me, è un onore lasciare il microfono alla persona che più di qualunque altra sul pianeta ha lottato per difendere i diritti dei nostri figli e dei bambini, ma è un uomo che non ha bisogno di presentazioni. Potete immaginare di chi sto parlando? So I would ask that you invite him to the microphone by showing him how you feel about libertà. Quindi mostrateli qual è il vostro sentimento della libertà, invitandolo a prendere il microfono, a prendere la parola. Sì.
troppo lontano. Mettiglielo più vicino. O forse mettiglielo su. Grazie. No government in the history of mankind has ever relinquished power voluntarily. Nessun governo nella storia ha mai mollato, lasciato andare il potere senza che venisse chiesto. The power that they have taken away from us over the past 20 months, they will never give back. Il potere che ci hanno preso negli ultimi 20 mesi non ce lo ridaranno più. They have taken away our freedom of speech. They have closed the churches. They have taken away jury trials against companies, no matter how negligent they are, no matter how reckless they are, no matter how grievous your injury. You cannot sue that company. Hanno eliminato qualsiasi forma di libertà d'espressione, hanno chiuso le chiese, hanno eliminato i giusti processi e hanno dato uno scudo penale a tutti coloro che hanno perpetrato questo crimine. E non potrete più, non rispondono, insomma, non rispondono, anche se voi gli fate causa, sono protetti. They have taken away our property rights in the United States. They closed 1 million businesses for a year with no just compensation and no due process. Ci hanno portato via la proprietà privata. Negli Stati Uniti hanno chiuso 1 milione di business, di piccole imprese, e tutto questo senza una giusta compensazione. They have taken away our right to be free of warrantless searches and seizures and surveillance by the government. Ci hanno tolto il diritto di essere liberi e anche il diritto di non essere perquisiti o sorvegliati dal governo. In the United States, all of those rights are enumerated in our Bill of Rights of the United States Constitution. Negli Stati Uniti tutti questi diritti sono elencati nella nostra Carta dei diritti, ovvero nella nostra Costituzione. And among the most important of those rights is, after the right to free expression, which is gone, is the right to be able to participate in rulemaking. E oltre ad aver perso il diritto a esprimersi liberamente, che è uno dei più importanti e che oramai è andato, abbiamo anche perso il diritto a eleggere i nostri rappresentanti. So when the government wants to pass a law, it has to explain, it has to publish the law, the proposed law, it has to explain the scientific basis for that law, it has to do a cost-benefit analysis of that law and explain it to the public, and then we have comments that all the public can participate, and then we have a hearing where people oppose the law, like myself, can bring in our own scientists and experts and scientific studies, and it's all transparent. All of those safeguards have been obliterated. Today, the law is what one man says it is, the top doctor in America, Anthony Fauci. 1 week. Abbiamo perso il diritto ad avere voce in capitolo nelle leggi che vengono fatte. Un tempo, non lontano, quando il governo voleva proporre una nuova legge, doveva prima di tutto porre le basi, sostanziarla con le basi scientifiche, con le basi giuridiche e poi avere un confronto con le persone, tenere una sorta di udienza dove le persone, come me per esempio, potevano confrontarsi, no? In Parlamento. E ora tutto questo non esiste più. La legge è diventata la legge del più forte, quello che un uomo decide diventa legge.
In 1 month, in March of 2020, Tony Fauci told the world masks don't work. They're scientifically worthless. 2 months later, he ordered every American to put on a mask. He did not give us any scientific study that made him change his mind. He simply told us, that's the new law, do what you're told. Nel marzo 2020 Anthony Fauci ha deciso, cioè ci ha detto che le mascherine tutto sommato non servivano a nulla. Poi ha cambiato idea e tutti le hanno indossate solo e solamente perché lui ha detto di indossarle. Oh, all of these rights that the founders of our country died for, put their sacrifice their properties, their livelihoods, to give us the Bill of Rights. And all of those rights in 20 months have been obliterated, taken from the American people, but not just Americans. This is a global coup d'etat against liberal democracy across the planet. Ci hanno preso in America tutti i diritti, il diritto alla proprietà privata, il diritto a lavorare, qualsiasi diritto, e non solo in America, è un colpo di Stato globale e questo solo in 20 brevi mesi. And all of these rights that were taken away from us, these governments said it was temporary, it was only 2 weeks, it would be over. In truth, you can all see what's happening. They are taking those rights and they will never give them back unless we make them. E ci hanno tolto questi diritti nel giro di poco, ci hanno detto ci vorranno solamente 2 settimane, poi sono diventati 3 mesi e invece guardate dove siamo arrivati, ci hanno preso tutti i diritti e non ce li ridaranno più a meno che noi non li pretendiamo indietro. And the Green Pass is their coup d'etat. The Green Pass is how they consolidate their power over your lives. E il Green Pass è il colpo di Stato ed è quello strumento che usano per togliervi i diritti. The Green Pass is not a public health measure. It is a tool for totalitarian control of your transportation, your bank account, your movements, every aspect of your life. E il Green Pass non è una misura sanitaria, è semplicemente uno strumento di controllo dei vostri movimenti, della vostra vita, del vostro conto in banca, uno strumento di sorveglianza. And this is not a new idea. This is the same idea that they used in Germany in 1937. They issued a pass for people that they wanted to control. E non è una nuova idea. Nel 1937 in Germania hanno usato la stessa cosa per controllare la gente, per tenerla sotto. And when the South African apartheid government wanted to control the black population of South Africa, what was the most important thing they did? They issued a Green Pass. E quando in Sudafrica, durante l'apartheid, il governo voleva controllare la popolazione nera, che cosa fecero per controllarla meglio? Ovviamente inventarono un Green Pass. And I want you to ask all the people and the journalists and press who are here today, if the Green Pass is about public health, why is it being issued not by the health ministry? Vorrei chiedere a tutti i giornalisti presenti come mai, se il Green Pass è una misura sanitaria, non viene emesso dal Ministero della Sanità? It's being issued by the financial ministry. Do they think that we are stupid? Viene infatti emesso dal Ministero delle Finanze. Credono forse che siamo stupidi?
Because this is a way to control your money. Once you have that green pass and they have the digital currency, if somebody tells you do not leave Milan and you go on a trip to Bologna, your money won't work in Bologna. If the government tells you don't buy pizza, they can make it so your green pass won't buy pizza at a pizza store. They can control any aspect of your life. E con il denaro digitale potranno controllarvi tramite questo Green Pass. Se voi volete muovervi, viaggiare, spostarvi da Milano su Bologna e qualcuno decide che non dovete, non potete, il vostro denaro, la vostra carta di credito non verrà accettata a Bologna. Lo stesso se volete comprare, andare a un ristorante, andare a una pizzeria e qualcuno decide che non dovete andarci, la vostra carta non funzionerà in quella pizzeria. And they tell you we need a green pass to make sure everybody gets vaccinated. But they admit the vaccine does not prevent transmission. The vaccine does not prevent you from getting the disease. The vaccine cannot stop the pandemic. So why do they need to get us vaccinated if the vaccine doesn't stop transmission? E così usano questo Green Pass e dicono per assicurarsi che tutti facciano il vaccino. Ma perché se il vaccino, loro dicono che ferma il contagio, ma così non è. Dicono che fermerà la pandemia, ma così non è. A che cosa serve allora questo Green Pass? A cosa serve averci tutti vaccinati? Now, I'm going to tell you for 2 minutes, I'm going to talk about the vaccine. Vi parlerò di vaccini solo per 2 minuti. People say I'm against vaccines. I'm not against vaccines. I'm only against bad vaccines. La gente dice che io sono contro i vaccini. Io non sono contro i vaccini. Sono solamente contro i vaccini cattivi. And I'm not going to tell you what Robert Kennedy thinks. I'm going to tell you what Pfizer told the United States FDA. E ora non vi dirò cosa penso io, Robert Kennedy, vi dirò ciò che Pfizer ha detto alla FDA. Pfizer is the only company that has an approved vaccine in the United States. Pfizer è l'unica azienda che ha un vaccino approvato negli Stati Uniti. And Pfizer was supposed to have a 3-year study, but they cut it to 6 months. And then they gave vaccinations to all of the controls. E Pfizer avrebbe dovuto portare avanti uno studio clinico per 3 anni e invece l'ha tagliato, ridotto a 6 mesi. E inoltre ha poi dato il vaccino anche al gruppo di controllo. So why did they do that? Why did they end the study in 6 months? Perché hanno finito lo studio così in fretta nel giro di 6 mesi? Because they learned that the antibodies disappear in 6 months and the vaccine no longer provides protection. Perché hanno capito che nel giro di 6 mesi la protezione degli anticorpi svanisce. So they had to end it in 6 months. They could not do what they planned 3 years. E quindi hanno dovuto ridurre lo studio a 6 mesi. Perché? Perché il risultato non era quello che avevano pianificato su 3 anni. And then they took all of their records for that 6 months and they gave them to FDA. Hanno preso tutti i loro studi sui 6 mesi e li hanno dati alla FDA. The most important table is the table that tells you all-cause mortality. How many people died in the vaccine group? How many died in the placebo group during that 6-month period? That table is called S4. You can all look it up. Hanno mostrato questa tabella. La tabella più importante è quella delle morti totali per tutte le cause. E quindi i morti... Sorry, I'm lost.
S4. S4, no, the two groups in the table. Scusate. The two groups in the table. Ok, yes, of course. Allora, quanti morti nel gruppo del placebo e quanti morti nel gruppo che hanno preso il vaccino? Here's what the numbers say. There were 22,000 people in the vaccine group. Over 6 months, one died from COVID. Del gruppo che ha preso il vaccino erano 22.000 e nei 6 mesi ne è morto uno. In the placebo group, the control group, there were 22,000 people. 2 died from COVID in 6 months. Sempre nei 6 mesi nel gruppo che aveva preso il placebo sono morti, sempre su 22.000 persone, sono morti 2 persone di Covid in 6 mesi. So that allowed Pfizer to tell the American public that the vaccine is 100% effective because 2 is 100% of 1. E questo dà diritto alla Pfizer di dire alle persone che questo vaccino è sicuro al 100% perché 2 sarebbe il 100% di 1? Most Americans and most Italians, when they hear that the vaccine is 100% effective, what they think is that if I take the vaccine, I have a 100% chance of not dying from COVID. Tutte le persone in Italia, in America, quando sentono dire che il vaccino è sicuro al 100%, capiscono che se mi faccio il vaccino io non prenderò mai il Covid. That's not what it means. What it means is they have to give 22,000 vaccines to protect one person from dying from COVID. No, non è questo il significato. La verità è che devono dare il vaccino a 22.000 persone per prevenirne una dalla morte, per prevenire una morte. What that means is they better make sure that the vaccine itself does not kill one person even. Because if it kills one person, then you've canceled out the entire benefit. E quindi vuol dire che devono assolutamente sincerarsi che questo vaccino non uccida nessuno, altrimenti tutta la loro pianificazione va a gambe all'aria. Here's the important thing. In the vaccine group, 20 people died over 6 months from all causes. 20 people of the 22,000. Su 22.000 persone del gruppo vaccinati ne sono morte 20 people out of 22,000. Sono morte, scusate, 20 persone su 22.000. In the control group, only 14 people died of 22,000. Nel gruppo di controllo su 22.000 persone solo 14 persone sono morte. That means that if you take the vaccine, you are 48% more likely to die over the next 6 months than if you don't. Quindi ciò significa che se si fa il vaccino si ha il 48% in più di probabilità di morire che se non si facesse invece il vaccino. These are Pfizer's numbers, not mine. Questi sono i numeri di Pfizer, non i miei. Here's how the people died. In the vaccine group, in the control group, one person died of a heart attack over the 6 months. Nel gruppo di controllo una persona è morta di infarto nei 6 mesi. In the vaccine group, 5 people died of heart attacks over the 6 months. Nel gruppo dei vaccinati 5 persone sono morte di infarto nei 6 mesi. That means if you get the vaccine, you have a 500% risk of a fatal heart attack within 6 months. Ciò vuol dire che significa che se fate il vaccino avete il 500% in più di probabilità di morire di infarto in 6 mesi. It also means Significa anche
that for every one person who is saved from dying of COVID, the vaccine is killing 4 people from heart attacks. Ciò significa che per ogni persona... For every one person who dies from, who does not die from COVID. Ok, per ogni persona che non muore di Covid, 4 people die from 4 persone muoiono di infarto per il vaccino. This is not a good public health policy. Questa non è una buona politica di sanità pubblica. Public health is supposed to save lives. La sanità pubblica dovrebbe salvare le vite. This is about control and controlling our society and controlling our children. Quindi qui stiamo parlando di controllo, controllare la nostra società e controllo anche sui nostri bambini. And the only reason that people don't understand what I just said and that people still support the vaccine is one reason: the manipulation of fear. La vera ragione per cui le persone non capiscono quello che vi sto dicendo è che sono manipolate attraverso la paura. This is simple mathematics. Anybody can look it up. You look it up, you will be more scared of that vaccine than you are of COVID. È semplicemente matematica semplice, di base. Se guardate questi dati, vedete chiaramente che avete più probabilità di morire del vaccino che non del Covid. But the government and the pharmaceutical companies have a method for turning off people's brains so that they can no longer do simple mathematics. Ma sia i governi che le case farmaceutiche sono molto abili nel riuscire a mandare in confusione le persone, proprio mandare in confusione il loro cervello, in modo da non riuscire nemmeno più a fare dei calcoli molto semplici. And that device is fear. Fear stops us from exercising critical thinking. It allows us to believe that if we just do what we're told, that is the only way to save our lives. It's called the Stockholm Syndrome. And the captors, they lock down a whole country for a year, and people become grateful to their captors and think the only way we can leave here alive is if we have absolute obedience. È proprio la sindrome di Stoccolma, il fatto di sentirsi grati ai propri carcerieri, no? Questi governi chiudono un paese per un anno e attraverso la paura rendono impossibile alle persone di esercitare il proprio spirito critico e quindi si diviene quasi grati a qualcuno che ci controlla e che ci tiene al sicuro. I'm going to make one more point, and that's this. How many people here have heard of Event 201? L'ultima considerazione, quante persone qui conoscono l'evento 201? Oh, if you haven't heard of it, you should go look at it on YouTube. Event 201 was a simulation of a coronavirus pandemic that occurred in New York City in October of 2019. We now know that COVID was circulating in Wuhan on September 12th, 2019. So a month later, there is a simulated coronavirus pandemic in New York. Beh, dovreste cercare questo evento su YouTube. Si tratta di una simulazione di pandemia da coronavirus tenuta a New York nell'ottobre del 2019 e sappiamo ora con certezza che a Wuhan il virus già circolava al 12 di settembre 2019. And a host, the people who came to that were the big social media companies, the media companies, and Johnson & Johnson, the biggest vaccine company,
And it's hosted by three people. One, Bill Gates. Two, George Gao, who's the head of the Chinese CDC. And three, Avril Haines, the deputy director of the CIA. Ok, e questo evento è stato ospitato da tre personaggi che conoscete sicuramente: Bill Gates, il capo della CDC Cina e un alto dirigente della CIA. E ovviamente erano presenti chi? I media, i grandi media e i grandi social media. And Avril Haines is today the top #1 spy in the United States. She is the head of Joe Biden's National Security Agency. So she went from Event 201 to becoming the top spy in our country. What's her name again? Avril Haines. And Avril Haines, che è controllare la nostra società e controllo anche that the CIA is a public health agency. E alzate la mano se sapevate che la CIA è un'agenzia di sanità pubblica. It came as a surprise to me. Ha sorpreso perfino me. Because the CIA does not do public health. The CIA does coup d'états. Perché la CIA non si occupa di sanità pubblica, la CIA si occupa di colpi di Stato. Between 1947 and the year 2000, the CIA was engaged in 73 coup d'états, most of them against democracies. 1/3 of the countries in the world. Tra il 1947 e il 2000 la CIA è stata coinvolta in 73 colpi di Stato in moltissimi paesi del mondo. Un terzo dei paesi del mondo. And if you look at Event 201, there was no discussion of public health. Nobody was talking about how do we get vitamin D to all the people? How do we get people to lose weight? How do we make sure they eat good food? How do we find repurposed medicines to treat people? How do we quarantine the sick? How do we preserve constitutional rights? Not a word was said about public health. E durante questo evento 201 non è stata spesa una parola sulla sanità pubblica, sulle misure preventive, sulle misure per esempio, come prevenire la malattia attraverso buone politiche sull'alimentazione, come aiutare le persone a perdere peso, come quarantinare le persone fragili. Nulla di tutto ciò è stato minimamente preso in considerazione. Instead, what they were talking about is how do we use the pandemic as a pretext to clamp down totalitarian controls and to deconstruct democracy. Invece, tutta la discussione è stata incentrata su come usare la pandemia per esercitare un totalitarismo totale e ridurre drasticamente i diritti democratici. They spend 1/4 of the day talking about how to make sure nobody's allowed to spread the rumor that the coronavirus pandemic is laboratory generated. This is October 2019. E sempre nell'ottobre 2019 hanno speso un
un quarto, il 25% del tempo per architettare come non far trapelare che questo virus, questo coronavirus era un virus di laboratorio. And they talk about how to lock down the population, how to force them to take experimental vaccines, how to make sure that black people don't start resisting. Because in our country, blacks are very suspicious of the medical establishment, and they were deeply concerned about that resistance. E inoltre si sono più che altro preoccupati di come esercitare, come approntare questi lockdown, come togliere diritti e come far sì che la popolazione nera degli Stati Uniti d'America non si opponesse, perché loro storicamente sono molto diffidenti verso le case farmaceutiche e questi trattamenti. And when I researched my book, what I learned was that this event 201, was not a one-time occurrence. We found 20 separate pandemic simulations beginning in 2000. Quando ho fatto ricerca per scrivere il mio libro, ho scoperto che questo evento 201 non è stato un singolo evento, ma ne ho trovati molti altri, almeno 20 altri. The one thing they had in common, most of them, Bill Gates was involved in, Tony Fauci was involved in, but everyone the CIA was involved in. The CIA wrote the script, high-level CIA officials participated in every one of those pandemic simulations. E chiaramente i registi erano Tony Fauci, Bill Gates e altri dirigenti della CIA. La CIA scriveva il copione e loro lo mettevano in atto. And they involved hundreds of thousands of people. They were conducted secretly. They used frontline workers, and they were training police and hospital systems and utilities in Europe, in Italy, in Germany, in Canada, Australia, all at the same time to do a response to a pandemic. But it was not a public health response. It was a response to use the pandemic for something else. E in molti paesi, Canada, Italia, Stati Uniti, molti altri paesi simultaneamente hanno messo in atto questi eventi ripetutamente in cui impiegavano centinaia di migliaia di lavoratori, first responders, sanitari, poliziotti e il fine ultimo non era un fine, una preoccupazione di salute, ma era qualcos'altro. So they practice again and again and again how to use the pandemic as a pretext for imposing totalitarian controls and for obliterating liberal democracy across the planet. E così hanno usato questa pandemia come uno strumento per imporre un totalitarismo che cancellasse tutti i diritti democratici su tutto il pianeta. And one of the experiments that they used, they found, called the Milgram experiment. It was a CIA experiment in 1967. And what the CIA found is if a powerful medical official orders people to do something wrong, that in something that violates their conscience, that violates their basic values, 67% of people will obey authority over their values. E nel 1967 hanno fatto un esperimento, il Milgram Experiment, in cui hanno scoperto che se un'autorità sanitaria diceva alla popolazione di fare un qualcosa che violava i loro valori, la loro coscienza, il fatto che lo dicesse un'autorità sanitaria comunque ha spinto il 67% delle persone a calpestare i propri valori, la propria coscienza e a fare ciò che gli veniva detto. And 67% of the people will be hypnotized by fear into obeying a position of authority, a figure of authority.
Il 67% delle persone impaurito diventa come, va come sotto ipnosi e ubbidisce a ciò che l'autorità gli impone. But 33% of the people will not obey. And you are the 33%. E il 33% delle persone invece non ha obbedito e voi siete quel 33%. And our job is to go out from here today and reach out to our brothers and sisters, the people who are still hypnotized, and tell them that we are going to fight for their freedom until they're able to fight for it themselves. E ciò che dobbiamo fare oggi è andare dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, dalle persone che sono ancora sotto questa ipnosi, a dirgli che noi combatteremo per la loro libertà fino a che loro non saranno in grado di farlo da sé. And we need to reach out. We need to reach out when we leave here today to all of our brothers and sisters, the 67% who are still hypnotized. And we have to tell them that you need to love your freedom more than you're scared of a germ. E quando adesso ci lasceremo, dobbiamo andare a dire a queste persone, al 67% di tutti noi, che devono imparare ad amare la loro libertà più della loro paura dei germi. This year we saw the destruction of the American Constitution. That Constitution was written by a group of people who understood that there are worse things than dying. La Costituzione degli Stati Uniti d'America, che è stata distrutta nel corso di quest'ultimo anno, è stata scritta da coloro che sapevano il valore della libertà. And they put their lives on the front line, their property, their careers, their livelihoods, to fight for freedom and to fight for those rights that we have lost in the previous 20 months. Il valore della libertà rispetto alla paura di morire, quanto era importante la libertà, e hanno messo in gioco tutto, il proprio lavoro, la propria vita, la propria tranquillità, la propria casa, tutto ciò a cui tenevano di più pur di salvaguardare la libertà. And now it's our job. And now it is the job of everybody in this crowd to go out and fight back, to resist, 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 resist. E ora il dovere di ciascuno di noi è di resistere, 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 resistere. And to reclaim our government, to reclaim our lives, to reclaim our liberty for our children, for our country, and for all future generations. And I can tell you this, I will stand side by side with you, and that if I have to die for this, I'm going to die with my boots on. E dobbiamo resistere e riconquistare i nostri diritti persi, riconquistare la libertà, riconquistare la democrazia, riconquistarla per noi e per i nostri figli e le generazioni future. E io vi sarò di fianco in questo,
io se devo combattere, combatterò fino alla fine e morirò anche con i miei scarponi indosso. Viva Robert Kennedy, grazie! Grazie! E grazie a tutti voi, popolo italiano! La gente come noi non molla mai! Grazie a tutti! La gente come noi non molla mai! La gente come noi! La gente come noi! Tutti in tutti i paesi non molliamo! La gente come noi non molla mai! Grazie a Robert Kennedy, è venuto in una settimana di tempo, ha fatto tutto questo che poteva, non l'abbiamo convinto perché in questa battaglia siamo tutti insieme, tutti i paesi del mondo, tutti i paesi del mondo, è per cui che stiamo qui, per questo. È bravissimo Robert, non ha quasi dormito per una settimana per stare qui con noi. No Green Pass! 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 Amici! Lo dici tu? Sì. Sì. Sì, sì. Sì. Me lo lascio qua. Amici, volevo ancora presentarvi due amici che stiamo qui con me, con noi, con Children's Size Defense. Quando torna Bobby? Kennedy! 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 Sta con noi! Kennedy! Sta con noi! Kennedy! No, non abbiamo finito, scusate. Sì, ma non so se sarà possibile. Intanto che Robert si fa un giro, vi volevo presentare i nostri amici in Italia. Renato Holzeisen, magari l'avete vista in TV o delle interviste. Lei sta lavorando con Children's Size Defense in Europa, perché anche questo è lo scopo, è di unirsi in Europa per avere la nostra azione anche legale, per difendere i nostri diritti
qui in Europa. Grazie ragazzi. Buonasera Milano. Io sono qua stasera come una dei ancora troppo pochi legali a livello europeo e mondiale che si impegnano nella difesa dei diritti fondamentali. Sono molto onorata di essere nel comitato di consulenza di Children's Health Defense Europa e insieme stiamo facendo delle lotte legali veramente importanti. Allora, io vorrei essere abbastanza breve perché dopo questo bellissimo intervento di Robert Kennedy Jr. è anche abbastanza difficile aumentare ancora l'emozione, però io vorrei dare il mio contributo da legale. Come tutti sapete, purtroppo il sistema giudiziario allo Stato non sta tutelando i cittadini, non sta esercitando la funzione che invece secondo la Costituzione avrebbe. Dato che le sentenze sono emesse nel nome del popolo, vorrei darvi qualche informazione fondata sulla legislazione, sulla documentazione delle autorità pubbliche e degli stessi produttori dei vaccini e poi valutate voi. Allora, i 4 cosiddetti vaccini Covid-19 attualmente autorizzati in via condizionata per un anno sono stati appunto autorizzati soltanto in via condizionata perché mancano tutta una serie di studi fondamentali che sono invece necessari quando un vaccino deve essere autorizzato in via ordinaria per 5 anni e poi di solito senza limite di tempo. Allora, che cosa è successo? In questo caso, come sappiamo, mancano appunto studi preclinici, cioè sugli animali, studi farmacologici e studi clinici. Tutto questo risulta direttamente dalla documentazione ufficiale degli stessi produttori di questi vaccini. Mi riferisco ai cosiddetti Risk Management Reports che i produttori di queste sostanze all'atto dell'autorizzazione hanno dovuto presentare. Sono documenti tra l'altro pubblicati in internet. Basta mettere Risk Management Plan e il nome della sostanza e lo trovate. C'è un capitolo che si chiama Missing Information, cioè informazioni mancanti. E che cosa dichiarano i produttori di queste sostanze? Dichiarano appunto che non hanno alcuna informazione sull'effetto che queste sostanze hanno sulle donne incinte, sui loro feti, sui bambini che vengono allattati, sulle persone che hanno problemi nel sistema immunitario e sulle persone che hanno qualche problema di tipo infiammatorio, cioè in un mondo intero di popolazione. In più, gli stessi produttori dichiarano che evidentemente non hanno informazioni sugli effetti a medio e lungo termine che queste sostanze hanno. Invece i nostri giudici dichiarano continuamente in sentenze che questi non sarebbero sostanze sperimentali. Questo è uno scandalo, lo devo dire da avvocato che ho giurato sulla Costituzione. Un altro documento, sempre ufficiale, in questo caso dell'Autorità Europea del Farmaco, che dimostra che le sentenze che stanno uscendo sono uno scempio alla nostra Costituzione. Sono i cosiddetti Assessment Reports che la EMA, che è l'Autorità Europea del Farmaco, che ha dato i pareri positivi ai fini dell'autorizzazione condizionata di queste sostanze, ha pubblicato, reso pubblico anche questi documenti, li trovate in internet. Basta mettere Assessment Report e il nome della sostanza.
In tutte queste relazioni di valutazione trovate che l'EMA stessa dichiara, sin dall'inizio dell'autorizzazione, che non sa quale impatto queste sostanze hanno sulla prevenzione dell'infezione con il virus, e cioè l'EMA stessa dichiara che non ha alcuna informazione se queste sostanze sono in grado di inibire l'infezione col virus. Nel frattempo sappiamo che le persone trattate anche 3 volte con queste sostanze si infettano. Ma c'è ancora un'altra cosa che sempre la stessa autorità del farmaco europeo dichiara che sulla base degli studi fatti, abbiamo sentito da Robert Kennedy quale tipo di studio sono stati fatti, i casi erano talmente pochi nel gruppo di placebo di malattie gravi che persino sulla prevenzione della malattia grave l'EMA dice che non può trarre conclusioni statistiche. Dunque abbiamo avuto l'autorizzazione condizionata di sostanze di cui in realtà non c'è alcuna prova che prevengano l'infezione con il virus e tantomeno c'è la certezza che prevengono lo sviluppo grave della malattia. Ma invece abbiamo la certezza ormai che i rischi sono enormi. Abbiamo dalle banche dati ufficiali in Europa è l'Eudravigilance, negli Stati Uniti è il VEAS, migliaia e migliaia di morti. Io stessa sto ormai assistendo parenti di vittime di morti da post vaccino. Un caso successo nella mia zona di un ragazzo di 24 anni morto con una massiva emorragia cerebrale 10 giorni dopo il primo shot di Pfizer. E comunque nelle sentenze si legge queste sostanze sarebbero sicure. Non so se i giudici leggono i documenti che noi legali gli stiamo depositando nei tribunali. Assassini, 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 assassini. È assolutamente impossibile paragonare questo tipo di sostanze, che a nostra valutazione non sono vaccini, perché infatti non prevengono l'infezione e, come abbiamo visto, non prevengono neanche la malattia. Dunque è assai difficile definirli vaccini. Allora, paragonare sostanze di fatto sperimentali a base genica a vaccini tradizionali per i quali sono stati fatti tutti gli studi è qualcosa di impossibile. E a confermarlo erano peraltro illustri esperti, veramente scienziati, veri scienziati, che sono stati invitati in Commissione Affari Costituzionali del Senato della nostra Repubblica per relazionare, per esprimere la loro opinione. Io non so quanti di voi hanno avuto notizia della valutazione che questi veri scienziati, e cioè non sono quelli che vanno in TV, non li vedete nella RAI, non li vedete alla 7, perché li nascondono queste voci. Un professor Cosentino, un professor Bizzarri, un professor Donzelli e altri, i veri nostri illustri scienziati, sono stati sentiti, sono stati chiamati in Commissione Affari Costituzionali del Senato e hanno confermato che queste sostanze di fatto sono sperimentali
e che l'efficacia che avevano raccontato all'inizio della campagna vaccinale e poi hanno continuato di fatto non c'è. E nonostante tutto questo abbiamo adesso una situazione con un Green Pass, dunque con un obbligo vaccinale non soltanto diretto per i sanitari, ma ormai surrettizio e sempre più imponente per tutta la popolazione, persino per i nostri figli. E poi finisco. Si tratta dunque adesso di insistere con la prova dei fatti. Bastano i fatti e i documenti ufficiali. Questa è la narrazione sulla quale noi dobbiamo fondare le nostre richieste a livello nazionale e a livello comunitario, e noi le battaglie legali le faremo a tutti i livelli. Grazie. Sono molto felice perché un anno abbiamo incontrato tanta gente di cuore, di esperienza e di competenza qui in Europa. C'è Renate, Olseisen, ce ne sono in tutti i paesi adesso. L'ultima persona che io vi voglio presentare oggi è mio amico Mats Palsvik. È venuto dalla Danimarca oggi specialmente per difendere i nostri diritti e vi vuole dire alcune cose anche lui. Okay. Ha fatto una lunga strada per essere qui con noi oggi. Hello, everybody. I come from Denmark. I have good news and bad news. I'm so sorry. Buonasera a tutti, vengo dalla Danimarca, mi dispiace perché ho delle belle notizie ma anche delle cattive notizie. Yesterday they reintroduced the Corona passport in Denmark. The traitors and the collaborators. Hanno reintrodotto ieri il Corona Passport, il passaporto per il Corona, proprio quelli che sono dietro a tutta questa faccenda. They start with restaurants and discotheques, but now they have made a tri-party agreement between the employers and the workers' unions and the government that if you refuse a vaccination, you can be fired from your job. Hanno cominciato con le discoteche, poi con i ristoranti e assieme anche ai sindacati hanno stabilito che se ci si rifiuta di vaccinarsi e di avere questo Corona Pass, le persone vengono licenziate. But I want to talk about how we can beat them, because we will win. I promise you, we will win. Però vorrei parlare di come possiamo sconfiggerli e combatterli, perché noi vinceremo, ve lo prometto, vinceremo. I'm in the World Freedom Alliance. I'm also involved with Doctors for COVID Ethics and Lawyers for COVID Ethics, and I have a political party called JFK 21, and we are serving them. We are serving the notice of liability, but we also started the clinky clunky, the pots and pans demonstration in Denmark. Faccio parte del JFK 21, JFK 21, faccio parte dell'Alleanza per la libertà del mondo e di altre associazioni contro quello che è la campagna contro il coronavirus, e vi assicuro che anche noi con le nostre manifestazioni combatteremo e riusciremo a avere la meglio. Last winter, they wanted to introduce a law on epidemics in Denmark, where they could, if they presumed someone
had the corona, they could forcibly vaccinate them. We demonstrated against that with pots and pans, and even the Social Democratic Party voted against their own law. They all voted against it in the end. We won that. Volevano emettere una legge chiamata legge contro l'epidemia, per cui se c'era il sospetto che una persona potesse essere infetta da Covid, avere loro la forza e l'imposizione di vaccinare quella persona. Ma noi abbiamo combattuto con la presenza, combattendo fermamente gli stessi democratici, socialdemocratici che avevano statuito questa legge, hanno votato contro e quindi abbiamo vinto. And here is something that you can do as well. We can all do what we're organizing in Denmark. People from my party, JFK21, and World Freedom Alliance, we are sending the traitors and the collaborators notices of liability. We're sending it to the government, to the politicians, to the journalists, to the school leaders. Anybody committing a crime, we send them a notice of liability. E noi mandiamo delle diffide di responsabilità, noi come JFK21, come World Freedom Alliance, come organizzazioni che ci battiamo per i nostri diritti, mandiamo a tutti i traditori, i collaboratori, a tutti quelli che cospirano contro questa situazione, mandiamo loro degli cosiddetti avvisi di garanzia, delle diffide di responsabilità, perché sono loro stessi responsabili di tutto questo. You don't have to be a lawyer, you can do it. You just write to someone, if there's a school teacher or a school leader who says that your children has to be vaccinated or go wear a mask or be tested, you can just write a letter to him. If some children in your school is getting hurt from this, you might be liable in the court. You might be facing a jury trial or maybe even a Nuremberg 2.0. Quindi anche secondo la legge di Nuremberg 2.0 tutti voi lo potete fare nei confronti di qualche responsabile scolastico, dirigente scolastico, qualche insegnante che vi dice che vostro figlio deve essere vaccinato. Potete inviare una diffida diffidandoli di essere passibili di essere perseguiti in tribunale, perché questi potranno averne la responsabilità se vostro figlio è danneggiato da questo. And also, like Robert Kennedy mentioned, the 67% that are hypnotized, what the last 33%, that will be us freedom fighters. We are fighting among each other. But we are fighting for what is beautiful, what is right, and what is just. So what we want is, we want them, the collaborators, we want them to fight as well. So when we send a notice of liability to a school leader or the head of the health authority, we copy an email to all their colleagues. So the whole organization is fighting and arguing between themselves. Quindi noi siamo quel 33% che combatte, ma vogliamo che gli altri, che ha definito ipnotizzati Robert Kennedy, che anche loro combattano. Quindi quando dovete inviare una diffida di responsabilità, la dovete inviare non solo all'insegnante o dirigente scolastico responsabile, ma a tutti i loro colleghi che potrebbero essere dei collaboratori. Quindi che sia a quel punto una difesa e una lotta aperta a tutti. So keep fighting. All totalitarian systems have always lost in the end. Always. There will be a Nuremberg 2.0. We will win this one. Ci sarà Nuremberg 2.0. Continuate a combattere. Qualsiasi sistema, qualsiasi forma di totalitarismo va combattuta, perché alla fine noi avremo la meglio, noi vinceremo. Nessun sistema totalitario ha mai avuto la vittoria alla fine, vinceremo noi. Libertà! Grazie Max! Siamo tutti insieme in Europa e negli Stati Uniti, dappertutto il
Se ci volete seguire, Children's Health Defense Europa, più facile, chdeup.org, poi potrete rivedere tutto e per piacere invitare anche i vostri amici. Buonasera a tutti, grazie tanto, siamo molto felici di essere stati qui con voi. C'è un poco più di gioia nel mio cuore, i miei cari amici italiani, vi ringrazio anche al nome di Robert Kennedy Jr. Libertà! 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 Free hell! 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 Viva l'Italia! Viva l'Europa! Viva il mondo! Grazie a tutti. Devo chiedere di tornare a casa tranquillamente e di non camminare qui sui gradini. Robert Kennedy se n'è già andato per altre avventure. Grazie a tutti, grazie. Ciao.